Se siete interessati alla conferenza di Thiago Motta pre-Fiorentina Juventus? Sembra di sì. Allora mi raccomando, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale e commentate. Ci tengo veramente a sapere le vostre opinioni. Se siete ancora qua, iniziamo. Allora ragazzi, bentornati. Oggi ci mettiamo un po' di energia, anche per cercare di aiutare un po' la conferenza stampa di Thiago Motta, visto che, è sembrata un po', difficile soprattutto per il mister. Vorrei iniziare dicendo che, ci vuole un po' più di positività. Ci vuole positività perché in questo momento è un momento difficile per tutti ed è chiaro che sia un momento difficile anche per il mister, per la squadra e per la società. Adesso è uscito comunque il comunicato della curva riguardo al al continuo della protesta anche durante la partita di domenica tra Fiorentina e Juventus. La curva ci sarà, ma, non parteciperà, quindi rimarranno in silenzio e io credo che lo continuo a ripetere, lo so che forse in alcuni momenti questo è un qualcosa di, non gradito da tutti i tifosi, però siamo qua a esprimere le nostre opinioni, quindi ognuno ha diritto alle sue. Io credo che, vada bene comunque cercare di esternare il proprio sentimento in questo momento, che è un sentimento di sfiducia verso la squadra e anche di tristezza e anche un po' di, rammarico, però le proteste si possono fare dopo le partite, a mio parere durante la partita bisogna sostenere la squadra, soprattutto in un momento così difficile e soprattutto adesso che, questa partita è importantissima. Questa è una partita da dentro e fuori, lo so che lo diciamo ormai da 3, 4 partite di fila, ma in realtà veramente lo è. Quindi bisogna vincere contro la Fiorentina, non ci sono altre possibilità in questo momento e io spero che veramente la curva a un certo punto decida di tornare a fare quello che, è importante per la Juventus, anche perché la curva è il nostro 12° uomo, quindi senza di loro si fa anche più fatica. Comunque, ehm, io sono veramente interessato al vostro parere, lasciate un commento qui sotto, ma, è difficile un po', commentare questa conferenza stampa, anche perché, Thiago Motta è sembrato veramente, rattristito, quasi svuotato e a me sinceramente fa male vedere il nostro mister in questa situazione, anche perché, come dico da un po' di tempo e anche in alcune delle, conferenze stampa prima di questa, è difficile quando si vede un allenatore così, in difficoltà e scarico di energie, pensare poi che la squadra in campo possa rispondere in maniera diversa. L'allenatore per me dà sempre un po' il metro di quello che sarà poi la carica della Juventus. Io spero che in questo caso non sia così, perché la conferenza è stata abbastanza difficoltosa. Comunque prima di tutto, iniziamo con alcune cose semplici da dire che la partita era in forse fino all'ultimo momento. Chiaramente la sindaca adesso, Fornaro ha confermato che la partita domani si giocherà. Un pensiero e un abbraccio va a tutti coloro che adesso sono in Emilia, in Toscana, visto il maltempo. Questo prende chiaramente la priorità rispetto a una partita di calcio, quindi un abbraccio a tutti quanti e speriamo che tutti, stiano bene e che possano, uhm, superare questo momento di difficoltà. Purtroppo queste momenti di alluvioni ci sono costantemente, e non solo in Italia. Quindi un abbraccio a tutti quanti e forza sempre avanti. Stessa sorta dovrebbe avere poi la partita tra Bologna e Lazio che si gioca a Bologna. Entrambe le città sono state le regioni sono state, martoriate dal maltempo, quindi speriamo che, tutto vada per il verso giusto. Comunque entrambe le partite per noi hanno una importanza incredibile, sia la partita della Juventus, ma anche chiaramente per la lotta al quarto posto, la partita tra il Bologna e la Lazio. Uhm io non lo so la vostra opinione sulle conferenze stampa, però ultimamente guardare queste conferenze stampa e vi ripeto, ci vuole un po' di positività perché altrimenti veramente portiamo tutto l'umore, il più basso possibile. Ehm, Queste conferenze stampa danno veramente molto poco, cioè ci sono molti pochi spunti e io dico anche che non è solo colpa del mister. Sì, il mister è anche in un periodo abbastanza difficile. Comunque Thiago Motta aveva migliorato la sua comunicazione nei tempi recenti, soprattutto dopo il filotto di vittorie consecutive in campionato. È chiaro che dopo, quando si va di fronte ai microfoni, dopo qualche sconfitta cocente, lui è ritornato un po' nel suo, come si diceva una volta, nel suo tugurio. Però credo anche che cioè, a questo punto sia quasi importante che ci sia una commissione, chiaramente lo dico per scherzo, però una commissione che vada un po' a dare un occhio a queste domande dei giornalisti prima che vengano fatte, perché alcune domande veramente sono, non voglio dire
impertinenti, ma sono quasi a livello dello scandalo, cioè fare certe domande sul fatto se uno si sente ancora, la fiducia della società o comunque se cosa ne pensa del fatto che ci sia il Toto allenatore. Cioè ragazzi, io non so, però se le domande ai giornalisti sono queste, a me sembra che veramente di calcio, moduli, giocatori si parli pochissimo, e si parli di tutto il resto. Una notizia che ci dà in apertura Thiago Motta è comunque quella sugli infortunati. Rui, Nicolò Savona e, Chico Conceição saranno della partita, quindi queste sono notizie, importanti. Credo che da questa, conferenza stampa, oltre all'umore di Thiago, si evinca un po' di quella, non so, forse voglia del mister un po' di tirare acqua al suo mulino perché, a volte si aggrappa a alcune difese che secondo me, non hanno molto senso, come il fatto che la Juventus abbia giocato bene i primi 45 minuti contro, l'Atalanta. Adesso non vogliamo andare nei dettagli più di tanto, però diciamo che la Juventus forse sta in partita fino al minuto 29 quando Retegui segna il calcio di rigore, su quel fallo di mano di McKennie, ma, poco più, perché alla fine il primo tiro della Juventus arriva all'88esimo, quindi comunque l'Atalanta ha chiaramente giocato un calcio migliore e a mio parere, lo so che alcuni di voi non sono d'accordo, ma per me se si perde 4-0 c'è poco di cui parlare, c'hanno abbastanza sovrastati in tutto e per tutto, soprattutto nei duelli. Credo anche che gli venga fatta una domanda sul fatto se Thiago Motta stesse impostando una gara, abbastanza fisica per, contenere un po' la Fiorentina, ma soprattutto per andare a far leva sul fatto che la Fiorentina abbia appena giocato in coppa, giovedì, e Thiago Motta dice che comunque, in realtà lui si aspetta e il giornalista aggiunge anche se, si aspetta una Fiorentina un po' in difficoltà a livello di fiato, a livello di stanchezza. Invece Thiago Motta risponde che lui si aspetta una Fiorentina al meglio che possa essere in questo momento e che comunque la Fiorentina, viene da un buon periodo. In realtà la Fiorentina sì, ha avuto questo passaggio, del turno vincendo 3-1, però, se non mi ricordo male nelle ultime 5 partite, ha vinto solamente una volta, in campionato, al punto tale che Palladino, anche se ormai questa è diventata un'altra telenovela, sembra che ogni partita sia un po' sull'orlo del tracollo, una partita importantissima anche per lui dal punto di vista della panchina. Uhm, Comunque credo anche che Thiago Motta in alcune domande si sofferma, e vi ripeto, io non sto qua a leggervi tutte le domande, tutte le risposte, vedo una mia opinione, anche perché, vi ripeto, su 20 minuti di conferenza stampa, secondo me gli spunti sono veramente pochi. Comunque dice che sul discorso delle squadre come Fiorentina e Atalanta, dice che entrambe le squadre si sono basate molto sugli errori commessi dalla Juventus durante il corso della partita, avessero impostato le loro partite sugli errori della Juventus. Beh, è chiaro che qualsiasi squadra ne si approfitta degli errori altrui, normalmente vince le partite, però non credo che questo sia stato il focus di Fiorentina e Atalanta, anche perché le partite sono state estremamente diverse. La partita con la Fiorentina all'andata, la Juventus aveva giocato e aveva fornito, come Thiago Motta anzi dice durante la conferenza stampa, la Juventus aveva fornito una buona prestazione, che però poi è finita col pareggio 1-1. Mi sembra che ci fosse stato quell'infortunio, tra virgolette, di Cambiasso, nell'ultimo minuto, su quella mi sembra fosse scivolato sulla parte esterna dell'area di rigore. Però comunque nel senso la partita era stata anche buona da quel punto di vista, mentre la partita con l'Atalanta secondo me non si può mettere sullo stesso livello dal punto di vista degli errori e sul fatto che abbiano sfruttato gli errori. La partita Atalanta è stata approcciata male, gestita peggio e poi si è rivelata una disfatta, un 4-0 storico per la Juventus che non succedeva dagli anni '60. Poi credo anche che, sia importante analizzare il fatto che, in questo momento la conferenza stampa ha veramente il peso che trova. Ci sono alcune, domande che, vi ripeto, secondo me sono quasi non hanno senso, come ad esempio quella se, il mister si sente ancora la fiducia della società, alla quale risponde sì e ringrazia anche, la società, penso direttamente John Elkann per essere stato presente in questa settimana a fianco dell'allenatore e della squadra in un momento difficile. Però forse ci si aspetta un pochino di più da queste conferenze stampa, del mister e della Juventus. Mi sembra anche che ci sia questo continuo alone di negatività tra i giornalisti. Veramente queste domande ai giornalisti vanno a esploitare in continuazione un po' i punti, carenti di difficoltà di Thiago Motta e continuano ad andare come a girare il dito nella piaga. Ecco, credo che questo non faccia bene assolutamente a nessuno. C'è questo alone di negatività mediatica attorno alla Juventus e a Thiago Motta, anche su di noi che facciamo
di youtuber, se mi posso chiamare tale, che continua veramente da settimane e non credo che questo sia il momento o il modo per aiutare la squadra. Questo è un momento storico difficile per la Juventus, ma ricordiamoci che noi siamo stati i primi a volere un cambiamento e ormai siamo abituati da anni a vedere una Juventus carente, sul campo. Da 5 anni non vinciamo in Italia, abbiamo vinto una Coppa Italia, gli allenatori sono cambiati, i giocatori sono cambiati, ci troviamo nella stessa situazione di oggi, con una Juventus con la quale manca di identità. Che manca di identità, però la Juventus secondo me ha perso proprio la voglia di giocare a calcio. Oggi mi sono guardato, la partita tra il Milan e il Como in cui il Milan ha vinto 2-1. Ecco, il Como nonostante perda e a volte abbia questa, mancanza veramente di abilità di gestire le partite, soprattutto quando è in vantaggio, che ci sta per una squadra neopromossa che comunque, ha un gioco molto offensivo, però a me sembra veramente quando guardo queste partite, è chiaro che non sto paragonando il Como alla Juventus, non mi equivocate, però mi sembra che ci sia veramente un'energia e una voglia di giocare, di vincere e proprio una voglia di giocare a pallone. La Juventus, ecco, ha perso un po' quello, ha perso un po' la voglia di giocare a calcio e ha perso un po' anche quell'energia che ci vuole, per, divertirsi in quello che si fa. Credo anche che sia importante, e non lo voglio ripetere fino all'infinito, però soprattutto da parte nostra, cambiare il nostro atteggiamento nei confronti di questa squadra e anche nei confronti del mister. Lo so, lo capisco, è difficile, vogliamo tutti vincere e vogliamo una Juventus là in alto, però ricordatevi che alla fine se quello che vogliamo è una Juventus che possa vincere di nuovo, ci vuole un atteggiamento diverso anche da parte nostra e seguire anche quello del mister. Bisogna smettere di parlare di toto allenatore, bisogna smettere di parlare di protesta. Io voglio vedere una Juventus che vince, però voglio vedere anche un tifo unito e coeso e alla fine questo parte anche da noi, da me e te. Iscrivetevi, continuate, mettete un mi piace e vi prego commentate, perché questo canale ha l'obiettivo di arrivare adesso ai 1000, ci stiamo pian pianino arrivando, e poi eventualmente ai 5000. Un abbraccio. Ciao, forza Juve.